strade scavate a mano nella roccia. Perché qualcuno avrebbe mai voluto farlo? Ci sarà stato un modo più facile per spostarsi da una località all'altra. Eppure nel nord del Lazio e il sud della Toscana ci sono molti di questi incredibili passaggi tagliati nella roccia. Questi sono differenti nel profilo, nell'altezza e nel colore della pietra, ma hanno in comune una caratteristica, la capacità di farci tornare indietro nel tempo. Qui, isolati dal mondo, condividiamo un'esperienza molto intensa con tutti coloro che sono passati da queste strade prima di noi. Iniziamo incontrando i nostri compagni di viaggio attraverso i secoli e poi affrontiamo la domanda che ci insegue passo dopo passo. Perché queste strade sono state costruite? Gli Etruschi non hanno lasciato nessuna descrizione scritta della loro vita, ma le tracce della loro arte parlano per loro. Amavano i cavalli ed erano abili cavalieri. Nella loro arte ritroviamo la spontaneità di questi momenti. Cavalcavano nella foresta primordiale, piena di selvaggina. E questo loro mondo però cambiò totalmente con l'arrivo dei Romani. Velocità, efficienza e conquiste militari furono all'ordine del giorno. Le strade vennero allargate e livellate per permettere ai corrieri e ai guerrieri di raggiungere le loro destinazioni senza ritardo. Più tardi anche i Vandali galopparono per queste strade. Nel Medioevo le pagine della storia cambiarono ancora. Pellegrini esotici da terre lontane si avventuravano alla volta di Roma. Le nobildonne partecipavano alla caccia. I ricchi e i poveri transitavano continuamente per queste strade, ma infine l'agricoltore locale, che passava qui regolarmente per raggiungere i suoi campi, era il padrone di queste strade. La responsabilità del loro mantenimento ricadeva su di lui e sugli altri abitanti dei villaggi locali, e se lasciavano cadere nel degrado una strada, quella strada diventava poi transitabile solo dagli asini e dall'animale da soma più capace, il mulo. Abile nel muoversi velocemente ma con sicurezza sui terreni difficili, il mulo divenne il vero re di queste strade, almeno fino ai primi del Novecento, quando l'automobile fece la sua entrata in scena e fu il segnale della fine per la maggior parte di queste strade tagliate nella pietra dopo ben 2500 anni di uso continuativo. Rari esempi come questa strada di Pietrisco a Sovana, con i resti di alcune tombe etrusche che la sovrastano, hanno compiuto con grazia la transizione all'era moderna. Dopo aver incontrato, seppur brevemente, i nostri compagni di viaggio nel corso dei secoli, dirigiamo la nostra attenzione alla domanda più importante di tutte. Per quale motivo avrebbero voluto tagliare a mano della roccia solida per realizzare dei lunghi tratti di strada? La risposta inizia con la conoscenza delle distinte formazioni geologiche del sud dell'Etruria. A nord di Roma troviamo 3 laghi che si sono formati durante una serie di eruzioni vulcaniche. Il più antico di questi è il lago di Bolsena. In una seconda serie di sconvolgimenti tellurici si formarono i Monti Cimini e un piccolo lago a forma di cratere, il lago di Vico. E infine, nel terzo stadio dell'attività vulcanica datata circa 25.000 anni fa, si formarono i Monti Sabatini e il lago di Bracciano. Per capire l'evoluzione geologica di quest'area, dobbiamo immaginare al posto delle bellissime acque cristalline di questi laghi una serie di coni vulcanici che in varie fasi hanno sputato fuori grandi quantità di materia. La lava incandescente e le ceneri si riversarono in modo irregolare in una zona delimitata dai fiumi Tevere e Fiore. E alla fine tutto questo materiale si è indurito e ha formato un grande plateau di tufo. Questo plateau, il territorio nel quale si trovano 5 fra le maggiori città etrusche, Veio, Cerveteri, Tarquinia, Vulci e Volsinii, è l'area dove si trovano le tagliate etrusche indicate qui sulla mappa con i pallini rossi. Dappertutto, nelle regioni dell'Alto Lazio e del sud della Toscana, appaiono questi strati di tufo nei vari spessori.
L'antica città di Cerveteri è stata costruita su una striscia di tufo lunga sull'orlo ovest del plateau. Il tufo è una pietra piuttosto morbida. Uno sguardo alla superficie irregolare e porosa di questo campione può darci un'impressione non soltanto delle sue turbolenti origini vulcaniche, ma anche di quanto facilmente può essere erosa. Infatti, in gran parte del territorio di questa regione, l'acqua, incanalandosi nel tufo del plateau, ha formato profonde e caratteristiche gole. Lo straripamento di un semplice ruscello durante la stagione delle piogge ha fatto penetrare l'acqua ancor più in profondità e infine ha creato burroni fiancheggiati da pareti a strapiombo. Prendiamo ad esempio il terreno intorno a Barbarano Romano. L'acqua cadendo giù dalle colline circostanti ha creato dei ruscelli che poi nel corso del tempo si sono infiltrati nel plateau di tufo, creando una ramificazione di burroni. La sfida di attraversare questo paesaggio pieno di voragini era compensata dal vantaggio difensivo che offriva qualunque insediamento. Gli Etruschi scelsero un plateau di tufo, naturalmente isolato, che in seguito fu chiamato San Giuliano. Nel periodo medievale la città di Barbarano fu edificata su un promontorio ben protetto. In una situazione del genere la sfida più grande nell'attraversare i burroni che la circondano era proprio nel salire le ripide pendenze laterali. I muli, con dei carichi moderati, riuscivano a farsi strada tra i sentieri difficili e i gradini, ma la tipologia di traffico che circolava in Etruria nel VII secolo a.C. stava cambiando. Una crescente prosperità aveva portato più attività di costruzione. Allora divennero necessari carri trainati dai buoi per trasportare i pesanti carichi di materiale da costruzione su e giù attraverso i burroni. Per questo tipo di veicoli la superficie della strada doveva avere una pendenza graduale e una superficie relativamente liscia. Il passaggio al traffico su ruote ha determinato la nascita delle strade scavate nella roccia. Andiamo a vedere la loro evoluzione in termini di grandezza delle tagliate etrusche. Iniziati come stretti scalini sulle superfici della roccia, questi varchi divennero sempre più ampi fino a raggiungere negli ultimi stadi del loro sviluppo dimensioni monumentali. Per seguire questa progressione useremo come strumento di misura un cavaliere dipinto su un vaso greco. Lui non è fuori posto in questo contesto, dato che la maggioranza dei vasi greci sopravvissuti ai nostri giorni sono stati ritrovati proprio nelle tombe etrusche. Qui, in questo stretto passaggio che probabilmente non è cambiato dai tempi degli Etruschi, un solo bue aggiogato ad un carro robusto sarebbe stato in grado di trascinare dei carichi di grande peso su per il pendio. La strada verso la prosperità è stata aperta con questo corridoio scavato nella dura roccia, e anche se la maggior parte delle strade erano progettate per avere una sola corsia di traffico, ne abbiamo un numero significativo nelle quali il traffico può passare nelle due direzioni di marcia. Qui 2 uomini a cavallo camminano lungo un passaggio a blera. Con i suoi 3 metri di larghezza, questo corridoio avrebbe avuto lo spazio sufficiente per il passaggio simultaneo di 2 piccoli carri. E nonostante siano un'eccezione, ci sono passaggi di 4 metri di larghezza e anche più ampi. Il traffico a 2 corsie, qui indicato da una carrozza a 4 cavalli o quadriga, si sarebbe potuto muovere con facilità lungo questa strada. I resti di un passaggio, ancora più imponente, sopravvivono all'entrata a nord-est di Veio, che un tempo fu una grande città etrusca. A differenza delle altre strade che erano tagliate nel tufo, i vari strati orizzontali visibili lungo le mura laterali ci rivelano che questo è un caso eccezionale di un'apertura tagliata su roccia sedimentaria. Nonostante il rumore del traffico a qualche metro di distanza sulla via Cassia e la sporcizia di pneumatici e bottiglie disseminate in giro, questo ampliamento romano di una precedente tagliata etrusca ancora ci trasmette un senso di eroica magnificenza. Ma così come era importante l'ampiezza da un punto di vista pratico, è proprio l'altezza di alcune di queste strade scavate nella roccia che oggi ci impressiona maggiormente. Qui a Sovana
Le pareti che fiancheggiano questo canale di 3 metri di ampiezza salgono di 25 metri, l'equivalente di un palazzo di 5 piani. Per capire come queste dimensioni venivano raggiunte, ora dobbiamo dare uno sguardo al traffico su ruote, che è passato attraverso queste strade nel corso dei secoli. Ancora immagini un carro carico di pesanti materiali da costruzione, forse blocchi di pietra, trascinata in salita dai buoi, e mentre il carro barcolla sotto il peso e rischia a volte di andare fuori strada, le sue asce creano delle scanalature quando raschiano lungo le pareti. Ma quello che davvero lascia un segno sono le ruote, rivestite di metallo, che tagliano continuamente la superficie della strada. Che il traffico sia leggero e veloce come un carrello, o lento come un carro trascinato dai buoi, ogni rotazione delle sue ruote, indicate qui con una moneta etrusca, contribuiva alla continua abrasione della superficie della strada. L'effetto complessivo è ben visibile accanto ad un tumulo a Cerveteri. Qui le profonde scanalature tagliate nel tufo sono così regolari che avrebbero potuto guidare il passaggio dei carri come se transitassero sui binari di un treno. Ma se non fossero stati contenuti dai lati di questi solchi di trasporto, facilmente sarebbero andati in ogni direzione. E questo era quello che succedeva con le strade scavate nella pietra. Continuare a ritagliare e a livellare il letto della strada era un'assoluta necessità. A questo fatto dobbiamo aggiungere la forza cumulativa della storia per cominciare a comprendere quali possano essere i risultati. Qui vediamo una strada straordinaria lunga 400 metri che è una rielaborazione romana di un'antica via etrusca. A differenza di altre strade consolari che collegavano Roma a punti strategici distanti senza fare nessuna deviazione verso insediamenti locali, la via Clodia era progettata per incorporare le città etrusche e di conseguenza per portarle più fermamente nell'orbita romana. Questo magnifico pezzo di strada si insinua tagliando un ripido burrone, dirigendosi verso nord dalla città etrusca di Norchia a Tuscania. Ci consente una visione perfetta per capire la quantità e il tipo di traffico che circolava sulle strade tagliate nella pietra al tempo dei Romani, tranne un dettaglio stridente, il profondo solco al centro. Questo serviva probabilmente come canale di drenaggio poco profondo, ma poi gradualmente si è consumato, diventando sempre più profondo, fino a che potevano passare solamente animali da soma senza carri. Così al suo posto cerchiamo di immaginare una strada con una superficie piuttosto livellata dove i corrieri che portavano messaggi dalla capitale potevano muoversi a passo veloce. Ma infine è il traffico lento che predomina. I buoi si muovevano man mano lungo il sentiero e le ruote rivestite di metallo dei loro carri penetravano sempre di più sul piano stradale. Carri carichi, così, continuavano a transitare queste strade nei secoli, a seguire fino all'era moderna. Dopo aver visto l'attrito prodotto dal traffico, dobbiamo ora prendere in considerazione un altro fattore critico, l'erosione. Ogni anno durante la stagione delle piogge queste strade diventavano delle cunette di scolo naturali. Molte avevano veri canali di drenaggio, ma a meno che non venissero puliti stagionalmente, come questa strada a Pitigliano, presto il fondo della strada sarebbe scomparso sotto un mucchio di detriti e fango e un'altra grandiosa tagliata sarebbe caduta nel dimenticatoio. Ora vediamo come veniva realizzata una di queste strade scavate nella pietra. Partendo dal livello più alto sulla superficie del plateau, dove i graffi dei picconi sono ancora ben visibili sulle mura, gli uomini scavavano dall'alto verso il basso, mentre gli aiutanti raccoglievano i detriti nei secchi. Lo scavo andava avanti per la lunghezza necessaria, fino a che gli uomini arrivavano alla fine del crostone di tufo e gradualmente lavoravano dall'alto verso il basso. Questi uomini, nel corso della loro impresa, avranno tagliato e spostato una tale quantità di materiali che è difficile per noi oggi anche solo immaginarlo. Quindi, proprio per farci un'idea della forza umana necessaria, abbiamo visitato una cava abbandonata. Il tufo è una pietra porosa, ma è sempre una pietra, e tagliarla a mano è un arduo lavoro. Sul lato in ombra del tufo, ancora umido dopo una notte di pioggia, si taglia un po' più facilmente,
ma non abbastanza da diminuire in modo significativo l'enormità del compito. Avendo acquisito una certa conoscenza del plateau di tufo dentro il quale queste strade sono state scavate e un'idea del traffico che le ha consumate nel corso di circa 2500 anni, possiamo con maggiore sicurezza affrontare la questione di come la tagliata assovana abbia potuto raggiungere delle proporzioni così straordinarie. Iniziando da uno scavo di questo tipo, per arrivare a questo è evidentemente servito un enorme lavoro complessivo. La superficie liscia della parete in alto è il taglio originale fatto dagli Etruschi. A questo ha fatto seguito un allargamento della strada, forse con un intervento romano. Dal Medioevo in poi, il livellamento ed il conseguente abbassamento del fondo della strada sono state le risposte al danno causato dai solchi delle ruote e dall'erosione. E così nel Rinascimento, secolo dopo secolo, sino il periodo barocco e infine all'era moderna. Qui abbiamo un'immagine che evidenzia come lo sforzo complessivo nei secoli abbia creato alla fine un passaggio di dimensioni talmente notevoli. Questa semplice struttura cronologica può farci da guida per poter leggere il profilo di molte di queste tagliate e darci un'idea della notevole importanza storica delle bellissime tagliate che troviamo nel sud dell'Etruria.